Ecco, tre meraviglie del secolo scorso, esposimetri vintage, direste. Partiamo da questo, del 56, il Weston Master 3. Guardate che bello, che display. Sono tutti esposimetri a luce incidente, cioè la cellula, in questo caso, è qua dietro, grandissima. Cellule al selenio che non hanno bisogno per nessuno di questi... No, questo cellula a selenio che non ha bisogno di batteria. Il Luna 6 invece ha bisogno della batteria, è del 61 e tedesco, della Gossen. Bellino il marchio, la luna e il sole. E in questo modo sì, lui adesso avrebbe l'opalino per la lettura incidente, ma prettamente sono tutti migliori per la lettura riflessa. Si può fare in questo modo, ecco, o col grigio che poi metterà in campo. Per finire col Sekonic giapponese uscito nel 70, ma tenetevi forte, è ancora in produzione. Sì, un modello proprio stesso design, questo è lo studio dell'Axe. Adesso hanno aggiunto, mi sembra, un Duon 3, ma ancora cellula a selenio come questa. E monto l'opalino, ecco, scusatemi, sto un po' sbagliandomi perché lui invece è prettamente per luce incidente, molto amato nel mondo dei cinematografer. Lo vedete nei backstage in mano ancora a tanta gente. Questo qua fa un po' entrambi. Mentre questo no. Sì, c'era un accessorio, l'invercone, che era un cono gigante, forse trovo qualche fotografia, e un opalino altrettanto grande, ma lui è proprio da lettura incidente. Vedete l'ago che si muove sulla mia mano? Se però prendo un bianco, adesso questo bianco non è, vedete com'è l'ago è salito, perché questa è una riflessione maggiore della pelle. Le loro tre lussuosissime custodie, tutte in pelle, cuoio, perché sono belle dure, British, marrone. Una volta inserito l'esposimetro comunque potevi lavorare anche nella custodia e lo proteggeva. Idem per quella del Luna 6, automatico anche qua. Cuoio, foderine che non si sono rovinate. Quanti anni sono passati? 40, 50. Adesso invece si sgretolano, la gomma ti rimane in mano appiccicosa e l'imbottitura si sfalda. Questa è quella più bella, originale del Sekonic, che invece ha la cerniera, giapponesi. E un vellutino rosso. Qui c'è una taschina per un accessorio. Anzi due. L'opalino piatto e la griglia, ecco anche lui poteva diventare, sostituendo la fotocellula, semisfera con questa coi forellini, poteva fare la lettura riflessa, mentre invece, come vi ho già detto, è perfetto per la luce incidente. Il Weston Master 3, vedete la scala? Però in unità di misura un po' particolare, molto vicina a quella degli ASA, i Weston. Adesso è nella scala di misurazione per luci più alte, ma più basse, scusate, più alte. Vedete, si muove per via di questo, che chiamavano deflettore incernierato. Così la cellula è proprio libera,
alla luce, mentre così inserisce una griglia forata per proteggerla e quindi misurare a luci più alte. Nel caso nostro però anche lì non è difficile, bisogna far così, tenerlo aperto e sì, si muove. Bisogna leggerlo al volo perché non si blocca. 4 qualcosa. E poi basta. Tu segnavi, sì, 4.2. Mettevi la frecciona, la freccia più grossa, in prossimità della lettura. 4 per esempio. E vediamo cosa succedeva. Io ho messo 400 ISO e qua in queste condizioni possiamo lavorare a un trentesimo 2.8. Andiamo vicino ai tempicine, facciamo un quarantesimo tra 50 e 40 a 2. Si gira, si gira. Vabbè. Poi il Sekonic, marca Gossen. Anche lui è provvisto di due scale per le luci basse da 1 a 12. Adesso vabbè, tanto per cambiare la scala. E poi vedete che è scattata quella sotto? Sopra, gialla, sotto. Nel nostro caso anche qua penso, no, qua si può benissimo per la luce incidente, io la luce l'ho messa di là, però ho qualche timore, adesso non si blocca più. Una volta si bloccava. Niente, andrebbe letta subito. Comunque diciamo 6,7. 6,7, indice giallo, gli altri sono per accessori. Questo invece misura in unità di luce, devo andarmela a vedere, mi sa che sono EV. 6,7, l'ho messa però troppi ASA, questa è comoda di ghiera, mettiamo i 400 come l'altra. 6,7 ed è Cine. Due 8 Zelt. Scusatemi ma non ci vedo. No, il timore mio è che siccome ho messo una batteria che non credo siano quelle giuste dell'epoca, qualche cosa cambia. Questo è un problema, come vi dicevo, cellula CDS è degli anni 60 e si fa fatica a trovare le batterie. Apprezziamolo come oggetto, o comunque basterebbe fare delle prove e con opportune tarature fa il suo dovere. Questo, il Sekonic, questo si può, è perfetto, funziona benissimo ancora. Vi dirò, ne ho 3, 2 funzionanti e uno che tengo per i pezzi di ricambio, ma tanto lo fanno ancora. Però per lavorare mi spiace, devo girarlo verso di me, se no non ci capisco niente. Tu mettevi gli ASA in questa finestrina qua. Li ho già messi. Mi sembra. Datemi un attimo. 100, no. 200. 400, dai, come il Weston. Vediamo se lui e il Weston ragionano uguali. Ho messo 400 ASA, non è tantissimo per la luce che ho messo su sto tavolo. Premo il pulsante e l'ago si muove. È un po' meno sensibile dell'altro alle basse luminosità, però vediamo. Poco poco. Sapete cosa faccio? Io metto 800 ASA che ci arriva e poi ci ragioni. Ma guarda, caspita, andava Madosk, andava anche a 1600. Allora mettiamo 1600, ricordiamoci. 2 stop. Allora, e già, ma che fesso che sono proprio fesso, perché lui, questo è per trovare dei tempi migliori, ma
La scala di lettura, che è precisamente in foot candle, cioè un'unità di luce americana che è equivalente al lux, in maniera che per esempio 10 foot candle sono 100 lux, arrotondando di poco. Purtroppo, vabbè, facciamo conto che forse si è mosso appena. Eppure, scusate, ma lo avvicino alla luce. Si è bloccato. Devo cambiare. Ah, forse perché ho capito. Scusatemi tanto, questo è quello difettoso che tenevo nella custodia di pelle. Questo è quello buono, che invece è nella più moderna custodia, ma in plastica. Orribile. Beh, però è pratica, dai, perché hanno tenuto, visto che siamo sull'argomento, un'ulteriore taschina per mettere i due opalini che ti davano in dotazione, pensa un po'. Ecco qua, questo qua sono sicuro che va benissimo. Mettiamo gli ISO uguali, perché tanto è l'ago che deve muoversi. Sì. Qua c'è un blocco. Cambia la musica. Diciamo 15. Speriamo che si metta a posto il fuoco. 15 foot candle. Lo metto con l'ago nella misura low, perché non ho messo griglie di protezione. 15. E mi ritrovo che posso usare, giustissimo, un quarantesimo a 2, un quarantesimo a 2, un quarantesimo a 2, magnifici. Si fottano i tedeschi, guarda che non si trovano più le batterie. Japan e British, d'accordissimi, due vecchi esposimetri che hanno preso la stessa misura. Ecco, bisogna stare attenti che questi qui senza batterie, ma adesso i monitor non sono più con i magneti, hanno un potente campo magnetico, ve lo faccio anche vedere, abbastanza adesso, che magnetizzava i monitor. Monetina, qua attacca forte, qua. Meno. Ecco, per completezza vi mostro tutto. Va bene, nelle versioni più recenti ci scordavamo ormai la bella custodia in cuoio, arrivava questa, che comunque contiene, ed erano in dotazione, opalino piatto e griglia per la riflessa. Ok? Poi le istruzioni, anzi qua vorrei chiedere una cortesia, se qualcuno che mi sta guardando avesse comprato il nuovo modello, mi può scrivere un commento per dirmi se è uguale a quella originale, cioè quella degli anni 70? Vi faccio vedere giusto qualche pagina. Carta patinata, bella bianca, gli accessori che vi sto mostrando, ma c'è anche belle fotografie e disegnini. Ne arrivano anche dopo. Ecco, questi simpatici disegnini. Forse poi, questa non so cosa sia. Ecco, c'è anche qualche modella, una vista. Sciatore, faro, bicicletta, tramonto al porto. Poi c'è una lunga storia sulla la misurazione a luce riflessa. Reflected, 15 di mezzo, forse
quella cosa che vedete in blu è il cartoncino grigio che continuo a dire ve lo mostro, non lo porto mai qua. Incidente, sempre la modella, insomma questo era il libretto. Veramente sarei molto contento di sapere, e sono disposto ovviamente a fare uno scambio scannerizzato di quelle vecchie e quelle nuove. In più però, se volevi, lui era relativamente economico, adesso non mi ricordo bene perché io veramente li ho comprati usati. Se volevi potevi dotarti di questo lussuoso portafoglio contenente 11 slide. Cosa sono le slide? Almeno così le chiamavano loro. Guardate, già una ce l'avevate nell'esposimetro, mi sembra proprio che la dessero in dotazione, e poi la mettevi, miseria. Qua c'avevo un vano. Questa qua è quella highlight. Semplicemente se c'era troppa luce in esterni, ecco questo è quello che funziona e continuo a misurare sul mio tavolo 15 foot candle, quindi sono 150 lux, un po' pochini per fare riprese, ma è quello che posso. Vedete, la metto qua e adesso non misurerà più niente perché lui abbassa di parecchi stop, perché se voi ragionate che se ho, possiamo farlo insieme il conto, la L low bianca, che è senza niente, e l'arancione H, è anche logico, semplice ma logico, che ti dice hai messo la slide H per abbassare la luce perché è troppa. Allora la misura è uguale, ecco, forse non mi piace neanche più metterlo qua, guarda, che rovina, forse riga la plastica tanto. È solamente una questione di portare la tua lettura di foot candle invece che sull'indice bianco, sull'indice arancione, che è parecchio in là, per cui ci sono dei bei salti di diaframmi, poi magari li conto, e basta, le copie le leggevi come prima, tu poi scegli, modificheresti casomai gli ISO, il tempo. Ok, perché così tante? Perché te ne davano per, vediamo, dalla 1 alla 11 per i 64, i 125, i 160, 200, 250, io poi ho fatto dei calcoli, vanno bene anche per 500, 1000, 2000, ISO, ASA, e qua c'erano già, tu in quel modo lì non guardavi neanche più. Io facciamo un esempio con la cinematografia, mettiamo la slide numero 1, la slide 200 ASA, quindi la 1, mi aspetto che sia quella col buco più grande, esatto, vedete? Se la 1 ha il buco più grande, la 6 non ha più un solo buco ma dei forelloni, sono griglie di protezione della luce, ovviamente calibrate, e questa, la 11, dovrebbe assomigliare alla highlight. Mi sa che è anche uguale. No, forse i diametri dei fori sono leggermente diversi. Poi vi pare che allora nella taschina abbiamo lasciato il posto per mettere quello della H, così non rovini l'esposimetro. E via. Ecco, ti dicevo, facciamo il conto che mettiamo la 1. Lui ti dice è per la 250 ASA. Nasceva cioè è per una copia, un sessantesimo 250 ASA. Vediamo un po'. Mi correggo gli ASA. Metto la slide number 1. Non ho la lente, ma dovrebbe essere giusto. E a questo punto non guardi più la scala dei foot candle, no, devo spiegarlo così. La scala dei foot candle, che è quella in alto, con i numeri bianchi su fondo nero, ma quella dei diaframmi. Vedete, 2, 2, 8, 4, 5, 6. Spero che l'iPad faccia il fuoco.
Allora, vabbè, tanto era già pronto. Ovviamente, no, beh, vedi che siccome ha chiuso un po', non ti dice più 15 foot candle, ma non me ne frega un cavolo. È andato pari pari sull'1, che non c'è neanche, poverino. Prima del 2 ci sarebbe l'1, 1,4, anzi, perdonatemi, 1,4 di diaframma. Ci vuole un obiettivo 1,4 per lavorare a, cos'era? Un cinquantesimo. Io ho scelto la slide che mi dava la coppia 200 ase, un cinquantesimo. Insomma, bisogna anche un po' studiare, non è roba proprio è per fotodilettanti, come era una volta, dove c'era il piacere di leggersi i manuali, di fare delle prove, di annotare, guardate qua, con la matita, colorare la colonna di quella che usi di più.